Ciao a tutti, oggi parliamo di come pulire il pennino delle Aurora. Il pennino Aurora 14 o 18 carati, per intenderci quello che equipaggia normalmente la Aurora 88 Big. Eccolo qua, di solito è a 14 carati, in questo caso a 18 perché è un'edizione limitata, ed è un pennino comune anche ad altri modelli come la Optima che avete appena visto, anche se in questo caso il pennino è dorato e non è color platino o rodio come vogliamo chiamarlo, ma anche per esempio quello della Talentum. Insomma, tutti i modelli che condividono questo tipo di pennino. Imparare a smontarlo è facilissimo, sciacquarlo e pulirlo bene è invece un pochettino più complesso perché è un bel alimentatore, un alimentatore che è integrato insieme al pennino e quindi assolutamente non da separare, non da disassemblare, o perlomeno lo fanno soltanto i tecnici di Aurora, e quindi ci va un po' di tempo per lavarlo perché essendo un buon alimentatore si impregna di tanto inchiostro, che è uno anche dei segreti perché queste penne scrivono così bene. Per prima cosa, come avete potuto osservare, ho messo in un portapenne le penne con la testina all'insù, in modo che l'inchiostro resti per gravità nel serbatoio e si svuoti un pochettino dal pennino. E adesso andiamo, per esempio, a smontare il pennino di questa Aurora. Togliere il pennino da un'Aurora 88 è molto semplice perché basta svitarlo. Allora sempre con molta cautela, mi raccomando, cioè con l'attenzione senza premere troppo, permettete che lo pulisca perché di sicuro c'è ancora, come vedete, dell'inchiostro. Con molta cautela lo afferrate, non serve fare una pressione eccessiva, uso questo perché sennò mi sporco ancora di più, e provate. Eccolo qua, ma basta davvero poco e si svita. Svitate la sezione, svitate il pennino. Infatti mi sto sporcando, se no non mi chiamerei Marco Chiari. Eccolo qua. Mettiamo di nuovo a testa in su la penna, la riponiamo così. Il pennino è proprio intriso, sporco di inchiostro. Lo facciamo subito scorrere sotto il rubinetto dell'acqua per pulirlo e così viene via la prima parte. Ho sciacquato più volte il pennino, anche se non ho fatto una pulizia profonda che vi faccio vedere dopo, ma voglio mostrarvi questo fatto che è molto importante. Se vado ad appoggiare il pennino per vedere se esce inchiostro, vedete che esce acqua colorata, dalla punta addirittura ne esce pochissima, quindi mi viene da dire che l'ho pulito. L'inchiostro però è qua. Se giro e lo appoggio, qui esce veramente tanto inchiostro ancora colorato, quindi mi raccomando va messo in acqua. Allora in questo caso io ho il mio bicchiere d'acqua, lo metto qua e infatti vedete quanto già ha rilasciato. Lo lasciate un po' qua e ogni tanto lo scuotete finché si pulisce, l'acqua non gli fa certamente male. Però mi raccomando, attenzione a questo, che quando andate a rimontarlo, e andremo a rimontarlo, il pennino deve asciugare un po'. È bene che non ci sia acqua, perché anche una gocciolina piccola, le goccioline piccole di acqua, talvolta anche l'umidità che ristagna un pochettino, può variare e di molto anche la resa dell'inchiostro, perché gli inchiostri con un po' di acqua, anche poca che sia, variano molto. Quindi mi raccomando, ogni tanto se date una scrollatina all'acqua vi accorgerete che esce ancora inchiostro. Fintanto che aspettiamo che il pennino dell'88 si pulisca, sapete cosa faccio? Prendo quello della Aurora Optima, che in questo caso però come vedete è vuota, lo stacco e me lo monto pari pari, quindi vi ricordo che anche in questo caso molto delicatamente, vedete basta davvero poco, il pennino si svita, c'era qualche residuo anche qua. Il pennino si svita e me lo vado a montare né più né meno sul corpo del fusto della 88. Lo inserisco, gli do prima una vitata così appena appena, eccolo qua, quando arriva. In questo caso ho montato questo pennino perché è un pennino italico e così, avendo due Aurora, due modelli diversi, lo so che questo qui è dorato, quindi i puristi storceranno le dita, il naso, ma lo faccio solo per mostrarvi come potete divertirvi con i pennini.
In questo caso ottengo una 88 con il pennino italico e posso sperimentare quanto mi piace il pennino su un'altra penna o quanto mi piace questa penna, cioè quanto ritrovo della 88 nel suo volume, nel suo peso, nella sua sezione, con un pennino diverso. Sono degli esercizi molto utili per imparare a discriminare quello che è il pennino, cioè il feedback, le emozioni, le sensazioni che ci trasferisce il pennino rispetto a quelli che invece appartengono direttamente alla penna, con il suo volume, con la sua massa, con le sue dimensioni, lunga, tozza, larga, stretta. Adesso lascio qualche minuto la penna a testa in giù affinché l'inchiostro affluisca nel pennino. Una volta terminato di lavarlo, di sciacquarlo, quando ovvero non esce più inchiostro dalla parte del pennino e anche provate dalla parte dell'alimentatore, mi raccomando, non fate altro che, vi consiglio, io adesso l'ho montato sulla Optima, di metterlo a riposare a testa in giù, così, su una carta assorbente, su un fazzoletto, in modo che comunque anche l'inchiostro, quel poco di acqua inchiostro che è rimasto all'interno dei condotti, vedete che comunque un puntino lo ha fatto nuovamente, resta, va giù e quindi si pulisce del tutto. Prima di caricarla fate questo, la lasciate lì una notte, messa così, un pomeriggio, quello che è, insomma, in modo che così si pulisca un po' del tutto, in modo che non ci sia dell'acqua, dei residui di acqua quando andate a caricarla di inchiostro con un nuovo inchiostro. Caricato con l'inchiostro e con questo pennino mi piace davvero tanto, mi piace molto. Peccato che devo restituirla. Ciao a tutti amici e alla prossima!